Bentornati nel forum. Oggi riusciamo a parlarvi finalmente, dopo quasi un anno, del gioco di ruolo di Dragonbane, sviluppato e distribuito dalla Free League e che tra poco sarà disponibile anche in italiano grazie a Need Games. Ebbene sì, riusciamo finalmente a parlarvene dopo veramente troppo tempo. Ci è voluto nel mezzo praticamente la lettura della Quick Start in live insieme a voi, l'unboxing e tutta la campagna che vi abbiamo portato qui sul canale, che spero abbiate recuperato, anche se ho commesso io da master diversi errori di regolamento, ma era anche la prima volta che giocavo. Nel caso però vogliate anche approfondire la storia quarantennale che questo gioco ha ormai alle sue spalle, io vi invito prima a recuperare i nostri video dei giochi di ruolo in Europa e la storia di Drakarok Demoner, il gioco di ruolo in Svezia ormai più popolare. E come vi ho detto, il gioco sarà disponibile anche in italiano grazie alla Need Games, che dovrebbe pubblicare a breve il manuale delle regole in copertina rigida, copertina che è identica a quella del box. Per il box intero in italiano ci sarà ancora un po' da aspettare, ma siccome vi conosco, qual è la differenza? Il manuale base delle regole ovviamente è tutto lì, non ci sono altri elementi secondari che ti vengono venduti, però contiene già tutto il regolamento pronto per essere giocato con il materiale che già magari avete a casa. Invece nel box set trovate il manuale delle regole, ma in copertina flessibile, il manuale delle avventure, dei set di dadi, gli stand e tutta un'altra serie di elementi che tra poco vi mostro. Ma venendo a noi quindi, che tipo di gioco è Dragonbane? Titolo tra l'altro appunto internazionale di Drakarok Demoner. È sostanzialmente un gioco classico high fantasy definito di spasso e scompiglio. Su questa cosa in realtà dovrò fare alcune considerazioni in fondo al video, così come dovrò fare delle considerazioni sul fatto che questo gioco ha rappresentato per la Free League Publishing una sfida non da poco, anzi si è presa anche i suoi rischi nel volerlo riproporre. Ma prima di affrontare tutte queste cose, vediamo insieme appunto di che cosa si compone Dragonbane e che tipo di gioco è a livello di framework, sistema, eccetera eccetera. Per prima cosa vi mostro il contenuto della scatola. Spostiamo la nostra bella scheda che ci interesserà dopo. Qui intanto potete vedere la scatola in tutta la sua bellezza, se non mi sfarfalla la telecamera, con questa copertina che mi dicono dal web rappresentare Elric di Melniboné come era esattamente nella vecchia copertina di Drakarok Demoner, ma anche di Stormbringer. In realtà non posso darvi questa informazione con certezza perché è di spalle praticamente. Passiamo quindi a vedere insieme il contenuto. Vedo che la scatola sta applicando la sua tenace resistenza. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa se le carte sono tenute insieme con un elastico, ma purtroppo l'ho dovute rimuovere dalla confezione in plastica che le conteneva e volevo evitare che finissero sparpagliate in tutto il box. Comunque, troviamo le carte per la gestione dell'iniziativa che vedremo tra poco e innumerevoli, ma veramente tantissime, carte dei tesori. Oltre a questo troviamo anche un mazzo di carte dedicato ad oggetti casuali, sempre anche carte del tesoro, ma anche carte delle armi improvvisate, per esempio calderone bollente. Quindi insomma le vostre risse in taverna anche in questo gioco sono belle che assicurate. Troviamo le basi per gli stand che sostituiscono in questo caso le miniature, ve le faccio vedere tra un momento. Ora, di norma doveva esserci un solo set di dadi, ma qui non chiedetemi perché la Free League ci ha fatto la gentilezza di mandarne due, cosa che tra l'altro adoro perché sono dei dadi veramente molto belli. Troviamo ovviamente il catalogo, ma lo possiamo in questo momento togliere. Ecco, ora avrò un po' di difficoltà a toglierlo. Qui troviamo il manuale delle avventure che in questo momento vi mostro. Forse è meglio se levo tutto direttamente. Eccoci qua, ecco, tutto insieme ve lo mostro passo dopo passo. Allora, abbiamo appunto il manuale delle avventure con la campagna integrata e l'ambientazione che il manuale ci propone, o quantomeno una sua parte, le valli nebbiose. Potete scegliere di giocarlo sia come campagna oppure come avventure singole, ignorando la trama orizzontale. Ve ne mostro giusto alcune pagine per farvi un'idea. Ecco, qui potete vedere già un po' di NPC interessanti del villaggio di Outskirt. Chi ha visto la campagna ha imparato a conoscerli. Questo è spoiler, quindi lo salto. Ecco, qui potete vedere un po' di elementi. Ecco, questa era l'avventura contenuta nella Quick Start, quindi ve la posso mostrare. Molto ordinato, devo dire, un manuale molto interessante. Troviamo quindi il regolamento vero e proprio di Dragonbane, che potete vedere
è molto sottile, occupa giusto un centinaio di pagine, molto minimale, molto essenziale nel suo contenuto, ma lo esploriamo meglio tra poco. Ecco, qui intanto vi posso vedere un po' di personaggi che possiamo giocare, appunto classici umani, halfling, nani, ovviamente elfi, la mia stirpe preferita che sono i mallardi, ma anche i lupinidi. Nel manuale del bestiario, che è la vera e propria espansione che vedete proprio qui accanto a me, ce ne sono delle altre, ma lo vedremo più avanti nel corso di questa recensione. E poi tutta una serie di mestieri: l'artigiano, potete vedere il bardo, classico guerriero cacciatore che sostituisce il ranger, il cavaliere che è una sorta di paladino ma senza la parte magica, è proprio cavaliere nel vero senso del termine. Se volete un tank all'interno del gruppo è su questo che dovete puntare. E poi chiaramente anche il mago, molto interessante da giocare, il marinaio, ma anche il mercante, come potete vedere, lo studioso, che per il tipo di ambientazione è un mestiere, un archetipo molto secondo me utile al party, e immancabile ovviamente il ladro. Nel box ci viene fornito tra l'altro anche una griglia per poter giocare con i nostri stand-in, per l'appunto ve la faccio vedere perché è bifronte con un terreno naturale, oppure una bella griglia di mattonelle per quando andrete a esplorare i vostri dungeon. La mappa, devo dire, veramente bella, dell'ambientazione delle valli nebbiose che in questo momento adesso vi mostro, ma la potete anche scaricare online dal sito della Free League. Ve l'ho messa al contrario perché sono una bestia, ecco qui. Signori, una mappa veramente molto molto bella. La mia preferita in questo momento in realtà continua a essere quella dell'unico anello per quanto riguarda le mappe Free League. Un pochino più bella forse era anche quella dei Forbidden Lands, ma anche questa secondo me comunque fa la sua porca figura ed è molto coerente con il tipo di ambientazione che ci viene proposta. Poi ovviamente ve l'avevo promessi anche gli stand che potete appunto staccare dalla loro piattaforma e poi poterli rimettere, da mettere appunto sopra i nostri sopra le nostre basi e muoverle all'interno della nostra bella griglia. Ne potete vedere, ce ne sono due, sia per personaggi giocanti sia per i mostri. E ovviamente immancabili erano anche le schede prefatte dei personaggi, che sono praticamente le stesse della Quick Start. Questa è vuota, quindi la potete anche fotocopiare. Una cosa che nel box hanno messo ed ho veramente apprezzato è il modulo per poter giocare Dragonbane in solitario, con un'avventura già pronta al suo interno. Questa è una tendenza che la Free League in questo momento ha adottato, di convertire tanti dei suoi giochi in solitario, e io veramente l'apprezzo e spero che sia un trend che infetti, usando il termine in maniera ovviamente non dispregiativa, tutto il mondo del gioco di ruolo. Detto questo, quindi, che tipo di personaggi andiamo a giocare per le nostre avventure di Dragonbane? Beh, l'avete visto più o meno anche sfogliando il manuale base. Abbiamo personaggi piuttosto tipici del fantasy, più con questo diciamo quirk particolare di avere per esempio il mallardo, ripreso sicuramente da Gloranta, oppure il lupinide che ricorre da Forbidden Lands. Ora, stante queste cose, vediamo insieme come si può creare un personaggio. Vi anticipo subito che possiamo sceglierlo di farlo tramite il tiro casuale di tutte le sue caratteristiche, oppure andando a scegliere noi quello che più ci interessa. Innanzitutto vediamo insieme di cosa si compone la scheda. Ora, questo qui, trattandosi di un personaggio della Quick Start, dietro ci viene dato non solo il ritratto ma anche la descrizione completa di quella che è la sua abilità innata più un'abilità eroica in suo possesso, ma andiamo intanto per gradi. Allora, innanzitutto decidiamo la sua stirpe tra quelle che vi ho mostrato. Nel suo caso appunto è un lupinide, e scegliamo la sua professione. In questo caso è proprio un guerriero. La stirpe ci darà praticamente un'abilità innata, come abbiamo visto per esempio nel suo caso, essendo un lupinide, gli istinti di cacciatore. L'umano invece ha per esempio l'adattivo, cioè che se lo giustificate in maniera credibile al master potete superare un tiro di abilità utilizzando un'altra abilità tra quelle che avete disponibili.
Scegliamo quindi una delle varie professioni, anche queste le abbiamo viste prima, e poi l'età e il nome del PG. Età ovviamente non numerica, ci servirà semplicemente stabilire se è giovane, adulto oppure anziano. Questo ci servirà anche poi per la distribuzione dei punti. Gli attributi si tireranno casualmente con il lancio di 4d6 a volta per ogni attributo. Si lanciano 4d6 e si toglie il peggiore. Quindi aggiungiamo il bonus o il malus dato dall'età. Stabilite le caratteristiche, dobbiamo stabilire i punteggi derivati, come per esempio il movimento extra rispetto a quello base che abbiamo in base alla stirpe, oppure danni extra di forza e agilità che dovremmo lanciare, in questo caso il D6, quando per esempio utilizziamo un'arma o comunque cerchiamo di infliggere danni che si basano su forza. Stabiliamo inoltre anche in questo modo le caratteristiche derivate dei punti volontà che ci serviranno ad attivare le nostre abilità eroiche o, nel caso del mago, i suoi incantesimi, e i punti ferita. Tenete a mente che durante tutto il gioco caratteristiche, punti volontà e punti ferita non andranno ad aumentare, saranno valori fissi. Quello che invece potrete di volta in volta potenziare sono le abilità o acquisire nel corso del gioco altre abilità eroiche. E a proposito delle abilità, dovete scegliere, dopo aver stabilito i punti in base alla caratteristica, quelle che sono le vostre abilità allenate, cosiddette, che vi vengono date sia dalla professione sia dall'età del personaggio. Per esempio, un personaggio che ha 14 ad agilità avrà di base un punteggio di 6 a, per esempio, caccia e pesca. Il fatto che sia un guerriero ovviamente gli aprirà le porte alle abilità allenate relative appunto al combattimento. Potete vedere che nelle abilità con armi ha i punteggi più elevati, ma ne ha anche molti più elevati, per esempio a sgattaiolare o sfuggire, ad esempio. In più dovremo scegliere anche una debolezza per il personaggio. In questo caso, per esempio, è vorace e anche un cimelio che si porta dietro. C'era una cosa simile anche in altri giochi Free League. In questo caso ha una boccetta di profumo. Non so di cosa un lupinide guerriero se ne possa fare, ma è simpatico come dettaglio. E in più, tipo Inuyasha che c'ha il trucco della madre. hai ragione. In più altri oggetti che ci vengono dati in creazione. In questo caso abbiamo la torcia, abbiamo pietra focaia e accerino, e ovviamente le armi, lancia lunga e lancia corta. Qui, oltre alle normali caratteristiche come i danni o le qualità che l'arma può applicare, potete vedere che ha anche un cosiddetto punteggio di integrità. Vi spiego più avanti in che cosa consiste. Veniamo quindi al regolamento. Si tratta di un mix tra alcune componenti dello storico Dracarok Demoner, per esempio il fatto che sia un Rollander e che abbia quelle specifiche scuole di magia. Qualcosina viene ripreso anche appunto da Forbidden Lands, ma anche da Dungeons and Dragons quinta edizione, come capirete sicuramente tra un momento. Per superare una prova, appunto, essendo un Rollander, dovremo ottenere un punteggio pari o inferiore all'abilità che ci viene richiesta. Per esempio, se il nostro lupinide volesse effettuare una prova di acrobazia alla quale ha valore 12, in questo caso ho fatto 9, l'avrebbe effettivamente superata. Troviamo anche qui la possibilità di incorrere in vantaggio e svantaggio, che vengono chiamati castighi e favori. A differenza di Dungeons and Dragons quinta edizione, non si vanno ad accumulare, nel senso, alla fine, anche se avete più di un favore o più di un castigo, dovete vedere quali dei due avete in maggioranza e alla fine comunque dovrete sempre tirare 2d20 e basta. Troviamo ovviamente anche le regole per i tiri contrapposti, che in questo caso trovo abbastanza superfluo approfondire, anche per darvi la possibilità di vedere voi come funzionano, ma se siete abbastanza avvezzi a questo genere di giochi già un'idea in mente potreste avercela. L'1 e il 20 saranno rispettivamente il successo critico o il fallimento critico. Essendo un Rollander è ribaltato, il successo straordinario lo avrete con l'1, il fallimento con il 20, chiamati qui simpaticamente dragone o demone. E la cosa molto carina è che, forse qua lo vedete di meno, è che l'1 sul dado ricalca un drago per l'appunto, mentre il 20 è ricalcato sulla forma di un demone. Ovviamente troveremo anche una serie di tabelle per gestire gli eventuali fallimenti critici durante il gioco, in particolar modo durante il combattimento. Pensate per esempio di ottenere un 20 mentre cercate di combattere con la vostra spada. A seconda del tiro di dado che faremo per
per stabilire il tipo di fallimento in cui siamo andati incontro, potrebbero capitarvi cose come siete talmente distratti che vi colpite da soli. Una cosa che viene ripresa da altri giochi di ruolo della Free League è la possibilità di poter forzare il tiro nel caso il primo che abbiamo fatto non ci soddisfi o sia andato incontro ad un fallimento, e vi lascio immaginare ovviamente come funziona. Molto semplicemente accumuleremo una condizione tra quelle proposte sotto le varie caratteristiche, ovviamente andrà in base alla caratteristica coinvolta del tipo di abilità che avete utilizzato, che vi darà appunto un castigo al tiro non soltanto per le caratteristiche ma anche per le abilità coinvolte in quella caratteristica per l'appunto. Passiamo quindi al combattimento, che sono sicuro è la cosa che interessa la maggior parte di voi, tanto dai, lo so che volete menare. Ritroviamo un sistema di iniziativa a carte come in altri giochi della Free League per l'appunto. La cosa che però lo differenzia rispetto ad altri giochi è che qui l'iniziativa cambierà ogni turno, praticamente alla fine di ogni round dovremo rimescolare le carte e ripescarle. Questa cosa gli mantiene l'iniziativa mobile, come per esempio potevano essere in predecessori di Drakarok Demoner, in particolar modo Trudvang. Anche lì avevamo un'iniziativa mobile e che ad ogni round doveva essere modificata. Cose come imboscate oppure attacchi furtivi però per il primo round ci daranno la possibilità di essere noi a scegliere la carta, e direi giustamente, perché in questo modo siamo sicuramente in una posizione di vantaggio. Durante il nostro turno in combattimento potremo compiere la classica azione e il movimento. Le azioni sono ovviamente le classiche: attacco in mischia, attacco a distanza, estrarre un'arma, indossare l'armatura oppure togliere pezzi di armatura, cose di questo genere. Dicasi lo stesso per i vari tipi di movimento che possiamo compiere. Cosa che viene in parte ripresa da D&D quinta edizione è la possibilità di poter effettuare una reazione al di fuori della nostra iniziativa. Qui funziona però in questo modo: sostanzialmente possiamo scegliere al di fuori del nostro turno di schivare un attacco oppure di pararlo. Se lo facciamo dovremo ribaltare la nostra carta di iniziativa e non potremo agire quando in teoria sarebbe dovuto essere il nostro turno. Ed è proprio sulla parata che viene in gioco il discorso dell'integrità dell'arma che abbiamo visto prima, perché se dovessimo scegliere di parare con un'arma perché non abbiamo per esempio uno scudo o non indossiamo un'armatura, dovremmo stare attenti che il danno che in teoria avremmo subito non superi l'integrità dell'arma, perché in quel caso si romperebbe, e è per questo che è bene che ci sia in un gruppo la classe dell'artigiano, perché è quello che ve la può praticamente riparare. Una cosa molto particolare a proposito che riguarda per esempio le armature è che in Dragonbane, se l'armatura dovesse negare completamente il danno, sarà invece l'arma a subire il danno diciamo di ritorno, e anche lì dovete stare attenti all'integrità dell'arma. Quindi, come avrete capito, in Dragonbane le armi si rompono con una certa facilità, che tra l'altro, mannaggia a me, queste due regole mi sono dimenticato di applicarle durante la campagna. Sono uno smemorato, ragazzi. Il combattimento in mischia e a distanza è gestito con alcune sue regole particolari, non che si differenzino troppo, ma comunque andranno tenute in mente. La salute e la morte del personaggio sono gestiti, come avete visto, appunto da dei punti ferita. Considerate che se il vostro personaggio dovesse arrivare a 0 punti ferita, dovremo tirare una ferita grave che lo accompagnerà per tutto il resto della campagna. C'era una cosa molto simile tra l'altro anche in altri giochi Free League per l'appunto. Qui nella scheda tra l'altro potete notare anche, come abbiamo visto prima appunto, i tipici tiri salvezza contro la morte. Funzionano praticamente in maniera direi quasi identica a Dungeons and Dragons, se non veramente identica. Passiamo dunque alla magia. Come abbiamo detto prima, ritroviamo quelle che erano alcune scuole di una vecchia edizione di Drakarok Demoner, appunto mentalismo, animismo ed elementalismo. Troviamo anche una lista di incantesimi generici che il vostro mago può prendere a prescindere dalla scuola di magia di appartenenza, e se i personaggi appunto possono attivare le loro abilità eroiche spendendo punti volontà, il mago non avrà un'abilità eroica in creazione del personaggio, perché avrà già di per sé la scuola di magia per l'appunto, e tramite i punti volontà potrà lanciare incantesimi, esattamente come era in Forbidden Lands. Quindi in questo caso possiamo dire che gli fa effettivamente da mana. Gli incantesimi
incantesimi di base avranno un loro grado e il loro effetto descritto e costeranno sempre 2 punti volontà per attivazione. I trucchetti, che anche qui sono presenti, invece costeranno sempre 1. Ma avremo anche la possibilità di lanciare un incantesimo di grado superiore. Il manuale vi descrive quale sarebbe l'effetto sortito, ma costa 2 PV extra per ogni grado superiore oltre al primo che vogliamo lanciare. Quindi un incantesimo di grado 1 costerà 2, se lo vogliamo lanciare a grado 2 costerà 4, a grado 3 costerà 6. Cosa che era piuttosto simile anche in Trudvang con l'utilizzo del Vintner e degli incanti sacri, seppur devo dire qui molto semplificato rispetto a quel gioco. Come avviene quindi l'evoluzione del personaggio? È molto particolare. Allora, intanto ritroviamo le classiche domande a fine sessione di altri giochi Free League, che in questo caso ogni risposta affermativa ci consentirà all'interno della scheda di poter marchiare le abilità che noi vogliamo evolvere con un marchio di avanzamento. Sono questi puntini bianchi che potete vedere accanto alla scheda. Ma a darci un marchio di avanzamento saranno anche gli 1 eventi naturali che possiamo aver ottenuto durante il gioco. Quindi se io avessi fatto un 1 naturale ad acrobazia, questa abilità sarebbe già automaticamente marchiata. Quindi per evolverla dobbiamo tirare un D20 e ottenere un punteggio superiore al punteggio dell'abilità corrente, quindi non è detto che l'abilità possa effettivamente evolversi. Per esempio, se io volessi evolvere acrobazia da 12 e portarla a 13, ecco, in questo caso non l'avrei evoluta perché ho fatto semplicemente 11. Come vi ho detto prima, le caratteristiche e i punti volontà e punti ferita resteranno fissi durante il gioco, ma se le vostre abilità dovessero evolversi fino al massimo grado, cioè 18, potremo ottenere nuove abilità eroiche. Quindi in questo senso, come potete vedere, mantiene sempre un'anima abbastanza vecchia a scuola come gioco. Verso la fine del manuale troviamo ovviamente la sezione dell'equipaggiamento, fatto di tabelle piuttosto tipiche che vi potreste immaginare, con elencate armi, armature, oggetti di avventura, i loro costi, la durabilità dell'arma, costi di cose come carretto trainato da un mulo, cose di questo genere che per i viaggi vi possono tornare veramente molto comodi. In più c'è anche un breve bestiario con, diciamo, le creature più importanti per mettere in piedi le vostre avventure. È molto ovviamente ridotto, da un certo punto di vista è una cosa che mi è un po' dispiaciuta, ma d'altra parte c'è il bestiario a compensare e lo vediamo tra un momento. E parlando appunto di mostri, in Dragonbane vengono ripresi simili a come erano per esempio in Forbidden Lands. Troviamo la tabella di attacchi predeterminati, alcuni sono andato a controllare, sono letteralmente identici, magari cambia giusto qualche parola, così come a proposito mi ero dimenticato di dirlo, sono quasi identiche alcune abilità eroiche dei personaggi, alcune sono addirittura veramente quasi copia incollate da Dragonbane a Forbidden Lands. Ora il contrario, avete capito. Dicevo, quindi i mostri avranno i loro attacchi predeterminati da stabilire casualmente con un lancio di dado. Avranno anche un punteggio di ferocia che, a seconda di quanto è alto, gli consentirà più di un turno durante un round. Un mostro di ferocia 2 attaccherà 2 volte durante lo stesso round. Alcune creature saranno talmente spaventose da richiedervi praticamente un tiro salvezza su volontà contro la paura. Viene chiamato per l'appunto l'attacco di paura, che vi potrebbe causare appunto degli effetti da stabilire casualmente con il lancio di dado e da una tabella, similmente a come era anche questo in Trudvang. Parlando invece della sezione del Game Master, è decisamente minimal, anzi direi forse troppo. Ce l'ho qui davanti, occupa giusto una mezza pagina per poi spiegarci direttamente come funzionano i personaggi non giocanti, minion e boss di livello, non di livello ma avete capito. Abbiamo la tabella per stabilire i tipici NPC che si possono incontrare, una piccola sezione dedicata alla creazione dell'avventura, la tabella di quello che può succedere al vostro campo se lo abbandonate, o meglio no, il sito di avventura. Ci sono anche le regole per poter gestire l'accampamento, cosa che francamente mi è molto piaciuta e che anche questa ritorna, ormai l'ho detto per tutta la durata della recensione, da Forbidden Lands. È una sezione del Game Master anche questa abbastanza vecchia scuola, non ci sono troppi elementi che ci vengono descritti, così come tutto il manuale è molto minimale ed essenziale. Ma prima delle considerazioni vale la pena spendere 2 parole su questo bellissimo bestiario che spero un giorno di procurarmi in versione cartacea di Dragonbane, per l'appunto. Ora,
Con questo bestiario hanno fatto una cosa che, dopo aver letto il manuale base delle regole, avevo già capito che avrebbero fatto. Tutte quelle cose che secondo me mancavano le hanno messe qui. Intanto troviamo molte più stirpi giocabili, per esempio troviamo l'orco e il goblin che mancavano, ma anche i felinidi, quindi se volete fare il Khajiit di Skyrim ce l'avete, ma anche cose come uomini rana e lucertoloidi tipo lizard folk, quindi se volete fare il dragonide lo potete effettivamente fare. Sto gioco, mi sono reso conto stamattina, è praticamente il paradiso dei furri. Così come troviamo anche molte più mostri, per l'appunto, che possiamo incontrare divisi per elenco, i vari tipi di giganti, i vari tipi di draghi e di demoni che possiamo trovare, i vari tipi di non morti. E la cosa veramente carina è che ci vengono forniti insieme a degli agganci di trama che li riguardano, quindi che possiamo usare come spunti di avventura, ma anche come gestirli nel caso fossero semplicemente un incontro casuale che il Game Master vuole farci fare. E la chicca che ho veramente apprezzato è che è stato scritto come se fosse effettivamente un vero bestiario scritto da un personaggio all'interno del mondo di Dragonbane. Mi sono anche segnato il nome, tale Theodora Snisworth, unica nel suo genere. Questo dettaglio mi è piaciuto perché mi ha ricordato il bestiario di Orgi di Trudvang Chronicles, per l'appunto. E finalmente giungiamo alle considerazioni finali su questo gioco. Vi devo però far notare un paio di elementi che bisogna tenere a mente prima di esprimere un'opinione. Innanzitutto, la Free League aveva una grossa responsabilità, quella di accontentare i fan di vecchia data, per lo più il pubblico svedese, sia il dover creare un gioco che fosse appetibile il più possibile anche a giocatori, diciamo, più del pubblico internazionale, abituati magari a Dungeons and Dragons quinta edizione e della cui storia quarantenale di questo gioco gli può importare il giusto o magari non gliene importa direttamente nulla. In più hanno anche corso un grosso rischio, dovevano evitare di commettere tutta quella serie di errori editoriali che sono stati commessi in precedenza dalle altre edizioni di Drakarok Demoner, in particolar modo gli errori commessi da Riot Minds, ma anche questi, come vi dissi già nel video precedente, li tratteremo appunto nella recensione di Trudvang Chronicles. Tenendo a mente quindi questi dettagli, il mio giudizio è che questo gioco è tutto sommato un ottimo compromesso. Il gioco riprende sì tutti quegli elementi classici del vecchio regolamento, come per esempio il fatto di essere un rollander e quelle scuole di magia, ma le mescola appunto con alcune regole già praticamente rodate dalla Free League, come quelle di Forbidden Lands, e recuperandone altre invece da Dungeons and Dragons quinta edizione, come avete visto. Che è sempre un rischio in questi casi, perché si può rischiare di creare un mischione non funzionante. Qui invece devo dire che è un mix piuttosto elegante ed equilibrato, cosa che lo rende un gioco apprezzabile e riconoscibile sia per i fan di vecchia data di Drakarok Demoner, sia ai giocatori più abituati a Dungeons and Dragons, che potrebbero vederlo in questo caso come una valida alternativa a questo gioco. Ma mi rendo conto che questo potrebbe anche costituire un rischio da parte sotto un certo punto di vista, perché alcuni giocatori potrebbero approcciarvisi e dire semplicemente ah ok, è simile a D&D quindi lo ignoro. Tra l'altro, a proposito delle somiglianze con D&D, in realtà lo troviamo come gioco molto più, diciamo, ridotto a livello di tutti quei contenuti fatti apposta per creare le build, la personalizzazione numerica del personaggio, come appunto potrebbero essere in altri giochi, cosa che lo avvicina insieme ad una certa mortalità dei personaggi, la quantità ridotta di materiali in possesso di loro, il fatto che si rompano e un generale minimalismo del manuale molto più vicino ad uno spirito vecchia scuola, appunto, cosa che è stata fatta ovviamente consapevolmente dalla Free League. Le avventure proposte nell'apposito manuale sono dei tipici dungeon crawl e anche con la possibilità di poter esplorare dei luoghi di interesse. In questo caso utilizzano un approccio molto più point to crawl, appunto andiamo nel punto di interesse della mappa che è predeterminato e non invece con la griglia esagonale con il sito di avventura da stabilire casualmente come era per esempio in Forbidden Lands, anche se c'è questa possibilità ovviamente di potervi creare la vostra avventura e generare il sito di avventura che ovviamente è lasciato in mano al master. Quindi nulla vi vieta di prendere tutto questo regolamento, ignorare l'ambientazione ufficiale e integrare invece tutte queste caratteristiche all'interno della vostra campagna Homebrew. Ora, io volevo dire una cosa, ma
è proprio una manfrina mia, quindi siete liberi di mandarmi a quel paese qui sotto nei commenti. Forse si è persa un po' l'occasione di poter mettere all'interno del manuale qualche elemento, diciamo, un po' più contemporaneo, tipo qualche nota sulla creazione condivisa del gioco e sulla gestione della player agency, cosa che però sì, mi rendo conto che avrebbe allontanato il gioco da quel suo spirito old school. Una piccola nota che devo fare invece sulla scheda è che, per quanto sia funzionale, manca un po' lo spazio per annotarsi gli effetti di incantesimi o delle abilità eroiche che qui vengono, tipo nei personaggi della Quick Start, scritte dietro. Nella scheda su Roll20 che abbiamo utilizzato nella campagna questo problema non si poneva affatto, perché bastava semplicemente aprire il menu a tendina con la descrizione sotto, potendola far apparire in chat agli altri giocatori, quindi da quel punto di vista era più comodo. Così era più comodo il fatto che su Roll20 il gioco risulta in un certo senso molto più fluido, dal momento che tutti i tiri sono già praticamente fatti in automatico, castighi, favori, il fatto che se segniamo l'armatura per esempio ci dà già il castigo in automatico e via discorrendo. Quindi il mio consiglio è, per tirare tutti questi dadi, che non potete farlo ovviamente in automatico dal vivo, vi suggerisco di tirarli tutti insieme. Fate un tiro di attacco, tirate direttamente tutti i D20, il dado bonus dell'arma è quello dell'arma stessa. Se poi il tiro è fallito, pazienza, se invece è andato a segno avrete già praticamente tutti gli esiti stabiliti, anziché mettervi a fare questo, poi tira il dado bonus, tira l'arma. Avete capito cosa intendo, no? In effetti tutte queste caratteristiche le prime volte che giocate potrebbero rallentare un po' il flusso di gioco. Io stesso poi mi sono dimenticato, come vi dicevo prima, le regole dell'integrità dell'arma, ho fatto un po' di confusione con l'iniziativa nella prima sessione, insomma mi sono dimenticato una serie di cose, e questo non per colpa del gioco, ma perché sostanzialmente sono io smemorato. Mi sento anche di dire che il fatto che l'iniziativa debba cambiare ad ogni turno non lo so, lo trovo un elemento che rallenta un po' il flusso del combattimento, ma nel flusso generale del gioco comunque non è niente che intacca particolarmente, anzi ve lo potrà confermare anche Francesco, è un gioco molto carino e molto scorrevole da giocare, in cui troviamo tutta una serie di elementi old school. E in chiusura quella nota di spasso e scompiglio, la prima volta che mi ci sono imbattuto pensavo fosse proprio qualcosa che il gioco regolasse proprio a livello di framework, e invece no. A parte qualcosa, come vi ho detto prima, il fallimento critico che vi può arrivare, l'arma in faccia che effettivamente è molto comico, è più uno slogan che un vero e proprio elemento di sistema. Questo, devo confessarvelo, un pochino mi è dispiaciuto. Quindi in conclusione, un gioco secondo me molto valido, equilibrato, che per quello che vuole essere, per il tipo di gioco che vuole essere, è molto funzionante, equilibrato e carino per l'appunto, che può costituire una sorta di alternativa a Dungeons and Dragons, seppur con molti meno elementi al suo interno. Io spero in ulteriori espansioni di ambientazione, di possibilità di poter giocare, magari con qualche nuova cosa magica ovviamente. Ora voi sapete che io sono un po' più lontano da questo stile di giochi, però comunque in questo senso questo mi è piaciuto in modo molto particolare. In più sappiate che se volete creare il vostro modulo di avventura lo potete fare, perché la Free League ha rilasciato la licenza apposita per farlo, aggiungendovi sopra il logo e i riconoscimenti, che è una cosa che hanno fatto tantissime altre case editrici dopo lo scossone che è toccato alla Wizard of the Coast l'anno scorso, vi ricordate, no? La questione della licenza aperta. Quindi in questo senso lo potete fare. Io in descrizione vi lascerò il link del sito della Free League, dove trovate tutte le istruzioni per poter scrivere i vostri moduli di avventura. Detto questo, signori, con questo è tutto. Io spero che la recensione, dopo tanto tempo di attesa, vi sia piaciuta e vi abbia aiutato a chiarirvi le idee su questo gioco. Comunque a Modena lo potrete eventualmente recuperare, e sono sicuro che Need Games organizzerà dei tavoli di gioco, al quale io l'anno scorso purtroppo non riuscii a partecipare perché i tavoli ormai erano pieni. E detto questo, signori, io vi ringrazio, potete iscrivervi al canale se non l'avete fatto e ci farebbe veramente molto piacere, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. In più, se volete, vi invito anche a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram, potete seguirci anche su TikTok per i nostri reel, insomma per contenuti un po' più veloci, e potete anche unirvi al nostro gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi in tempo reale sul mondo del gioco di ruolo
tavolo e se magari volete chiederci qualche commento in più anche su questo gioco. Detto questo, signori, io vi ringrazio. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.